Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale, vigilia di Inter Torino di Coppa Italia e però anche il giorno dopo la chiusura ufficiale del mercato invernale, un mercato che praticamente per noi interisti non si è mai aperto. E voglio partire proprio ecco, da un appunto sul calciomercato e su come ha agito, su cosa ci ha anche raccontato la dirigenza dell'Inter, perché l'Inter è l'unica squadra tra quelle di alta classifica che non si è rinforzata nel mercato invernale. Il Milan ha fatto qualcosina, la Juventus ha trovato qualche rinforzo, stessa situazione per Roma e addirittura per il Napoli, nonostante il mercato a saldo zero, l'Inter rimane esattamente con la stessa rosa. È vero che siamo primi in classifica, però questo non significa che l'Inter non abbia bisogno di almeno un tassello e si rischia di ripetere un po' l'errore dello scorso anno, quando si diceva la rosa è competitiva, lotta in campionato e in Champions, quindi si va avanti praticamente con gli stessi calciatori. Quando sapevamo mancava lo scorso anno una pedina in attacco, quest'anno manca una pedina sulla fascia destra. E il racconto che ci viene fatto spesso da Marotta, che la rosa è difficilmente migliorabile, non è altro che una favoletta, o forse è semplicemente una frase incompleta, perché la frase corretta sarebbe la rosa è difficilmente migliorabile per il budget e le linee guida imposte dalla proprietà. E allora lì potremmo essere d'accordo, potremmo ecco comprendere la frase di Marotta. Detto questo, un altro aspetto che a me non piace, o meglio, ecco, mi lascia perplesso è il modo in cui agisce l'Inter anche dal punto di vista della comunicazione e le notizie che escono riguardo l'Inter. Perché ancora una volta si chiude un mercato in cui sembra che l'Inter abbia approcciato diversi calciatori, però il problema per i mancati innesti siano stati o i calciatori stessi o le società che ne detengono il cartellino. Però è un Inter che approccia Cancelo e il problema è il calciatore. Lì posso anche ammetterlo, l'Inter, almeno da quanto si è vociferato, aveva l'accordo sia col procuratore che con l'Al Hilal, però il calciatore preferiva il Barcellona. Dopodiché l'Inter approccia Perisic, si dice l'Inter ha già l'accordo col calciatore, però si attendeva all'uscita del PSV dalla Champions. Non ho mai capito secondo quale criterio il PSV fuori dalla Champions avrebbe dovuto praticamente regalare Ivan Perisic. Fuori dalla Champions non significa che il PSV va regalando calciatori semplicemente perché ha già ipotecato il campionato. Su Moussa Diaby, che per me non era un quinto ideale, però era un buon calciatore, si parte sempre col prestito, con diritto di riscatto, sempre per non fare esborsi economici, e anche lì poi è l'Al Ittihad che si è imposta sulla cessione immediata del calciatore per chiudere con Norton Caffey, che in un certo momento sembrava che ormai il calciatore dovesse approdare, ecco, che fosse questione di ore, e anche lì non parlavamo di un fenomeno, però quantomeno una pedina che poteva far rifiatare Luis Enrique. Perché non dimentichiamo che ad oggi c'è soltanto Luis Enrique sulla destra, o vanno adattati Diouf, va ancora utilizzato Darmian da quinto a tutta fascia, e il recupero di Dumfries, che ci hanno detto che è ad un passo, insomma, a me non sembra così vicino, perché si parla di fine mese per il rientro, ma il rientro non significa che Dumfries sarà subito pronto al 100%. Avrà bisogno probabilmente di un periodo di riatletizzazione, di tornare in forma, probabilmente ecco avremo Dumfries forse a metà marzo e fino a metà, che poi può essere qualche giorno prima, ma insomma fino a marzo, significa che dovremo ancora chiedere a Luis Enrique di giocare tutte le partite da titolare. Se malaguratamente il brasiliano che dovesse avere ecco, un risentimento, un affaticamento muscolare, saremmo costretti a giocare con Darmian titolare. È chiaro che è una situazione questa che non regge se ti chiami Inter e se il tuo obiettivo è lo scudetto, e quindi anche un Norton Caffey avrebbe fatto molto comodo. Detto questo, poi c'è il capitolo delle eventuali cessioni, perché l'Inter ha rifiutato 30 milioni dal Bournemouth, era prestito con obbligo di riscatto per Luis Enrique. Adesso, al di là dei piccoli segni di miglioramento del calciatore, ad oggi non possiamo dire che sia stato un investimento corretto, non possiamo dire che non stia deludendo il rendimento, che poi è probabilmente più un problema tattico che tecnico, ma ad oggi Luis Enrique non è adatto tatticamente a quello che serve, per quello che serve all'Inter. L'Inter al momento non vuole cederlo, vuole tenerlo fino a fine anno, ma siamo sicuri che la proposta del Bournemouth non sia stata un'occasione di mercato persa
e che a fine anno arriverà una proposta simile, perché un Luis Enrique che delude fino a giugno, faccio fatica che poi possa interessare a qualcuno per 30 milioni. Magari interesserà anche, però la società che arriva proverà un po' anche a speculare, magari a proporre un prestito con diritto anziché obbligo, a proporlo a cifre più basse, e quindi francamente secondo me anche quella è un'occasione di mercato persa. Non tanto invece per Frattesi, dove non era arrivato un prestito con obbligo di riscatto, erano soltanto proposte di prestito con diritto di riscatto. La Lazio si era spinta ad un obbligo condizionato, anche se poi anche lì, ecco, l'Inter con squadre che erano su Frattesi non ha avuto un sostituto pronto, e forse anche su Frattesi ci sarebbe una parentesi da aprire. Un calciatore pagato 30 e passa milioni, che non solo non insidia la titolarità dei compagni di squadra, ma oggi parte anche dietro a Sucic e Mkhitaryan, che anche loro sono delle riserve, considerando il centrocampo titolare Çalhanoğlu, Barella e Zielinski. E però ad oggi, ecco, si continua a tenere in rosa, si continua a puntare su Frattesi, un calciatore che è vero a partita in corso è stato spesso molto utile, però ecco, avere un investimento da oltre 30 milioni per utilizzarlo solo a partita in corso in determinate circostanze forse non fa proprio al caso dell'Inter. Quindi insomma un mercato che ancora una volta non convince, naturalmente per gli zero innesti, e non convince neanche la comunicazione, né tantomeno quella che può essere la gestione delle cessioni. Ora, non che voglia spalare fango su Marotta e Ausilio, che comunque hanno fatto anche delle buone operazioni, però in questo mercato di gennaio sinceramente mi aspettavo qualcosina di più, almeno una pedina che potesse, ecco, dare un cambio, che potesse fare il quinto sulla destra. Detto questo, arriviamo anche ad Inter-Torino, partita ovviamente in programma domani sera. Si giocherà tra l'altro a Monza, perché il San Siro non è disponibile per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. E partiamo proprio da quelle che sono le probabili scelte di Christian Chivu. Ovviamente si prevede turnover. Io però, ecco, tendo a sottolineare questo aspetto. Io non snobberei la Coppa Italia. È vero, è una competizione minore rispetto a campionato e Champions, però secondo me il grande club non deve mai snobbare una competizione. Giusto fare turnover, fare anche un turnover corposo, ma insomma con intelligenza, mi verrebbe da dire, però non snobbarla. Ed in effetti è quello che probabilmente tenderà a fare Chivu. Josef Martinez dovrebbe essere il titolare in porta. Bissek, Acerbi, Bastoni dovrebbe comporre la linea difensiva, perché Carlos Augusto, se darà buone risposte, comunque perché è rientrato dall'infortunio, probabilmente giocherà al posto di Di Marco. Arriviamo ad un altro aspetto: l'Inter ha un solo sostituto per Bastoni e per Di Marco, quindi un quinto a destra, ecco, avrebbe anche permesso eventualmente di utilizzare Luis Enrique anche a sinistra, comunque avere comunque una rotazione in più. Diouf dovrebbe essere schierato da esterno destro, appunto Carlos Augusto sulla sinistra, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan a centrocampo, Thuram, Bonni in attacco. Io personalmente, se Darmian dovesse dare delle buone risposte, ecco, dal punto di vista fisico, anche lui rientra dall'infortunio, schiererei Darmian da quinto a destra, Diouf da mezzala, però con Mkhitaryan da mezzala opposta, quindi questo perché Diouf ha un problema dal punto di vista tattico, ecco, non è pienamente integrato tatticamente, quindi ci sarebbe bisogno dell'altra mezzala un tantino più intelligente tatticamente. Coppia d'attacco Bonni Thuram, che poi non è quella esattamente meglio assortita dal mio punto di vista, però anche qui si va poi a fare una gestione delle energie. Non mi dispiacerebbe un Bonni più Esposito, però probabilmente partiranno loro due, proprio perché Lautaro e Pio Esposito sono partiti dal primo minuto in campionato. Arriviamo anche al punto: che tipo di partita aspettarci domani sera, come gioca il Torino di Marco Baroni. Iniziamo dalla costruzione, perché già lì possiamo mettere in difficoltà i Granata. Molto spesso cosa fanno? Tameze tende ad alzarsi, si allargano gli altri due difensori, si abbassa il Can. Ecco, lo scopo del Torino è quello di verticalizzare rapidamente, quindi anche palla a terra, ma con pochi tocchi, e arrivare dalle parti degli attaccanti. Quando però sono pressati, ecco, non riescono a gestire bene il pressing sulla loro prima costruzione e tendono poi a lanciare lungo. Se l'Inter riuscirà a far bene questo lavoro e quindi magari a pressare i calciatori del Torino che andranno in costruzione, naturalmente ipotizzo che possa alzarsi Mkhitaryan, non è escluso che naturalmente possa essere lo stesso Zielinski ad alzarsi in pressione,
Cosa succede? Che il Torino è costretto a lanciare lungo. Sul lancio lungo possiamo avere un vantaggio perché i tre nostri difensori sono più alti dei loro due attaccanti, c'è Adams e Gie, insomma spero di non sbagliare il nome del numero 92 Granata, anche se dovesse giocare Zapata, naturalmente il duello sarebbe più alla pari, però comunque ecco i nostri difensori hanno qualche centimetro in più, quindi costringere il Toro a lanciare lungo potrebbe essere un vantaggio per noi. Se il Torino riesce invece a sviluppare l'azione, l'obiettivo è quello di arrivare rapidamente dalle parti degli attaccanti, anche con pochi tocchi, e ad accompagnare l'azione ci sono i due quinti e soprattutto Vlasic che va spesso a muoversi tra le linee. L'obiettivo è quello di arrivare al cross, quindi dalle corsie laterali, oppure ecco, di sfruttare anche la zona di rifinitura per un'imbucata o col tiro dalla distanza. È una squadra che tira spesso, ecco, è una soluzione che non disdegna il Torino. E quindi con i quinti che avanzano, naturalmente Diouf da questo lato sarà chiamato ad un gran lavoro, insomma, in fase di non possesso, è un po' il suo debole. Cosa fa invece il Torino quando saremo noi a tenere palla? È una squadra che non fa un pressing altissimo, accenna un pressing sulla prima costruzione, ecco in questo caso potremmo trovarci anche Vlasic un po' più alto, non mi aspetto un pressing uomo su uomo, più che altro un pressing che possa più che altro schermare la nostra costruzione e un pressing che potrebbe alzarsi soltanto in determinate circostanze, se insomma potremmo avere qualche difficoltà nella prima gestione, ma insomma non una squadra che fa un pressing estremo. Dopodiché, ecco, e qui naturalmente potrebbe essere importantissimo l'appoggio di Zielinski, che sia ecco, proprio una costruzione a 4 o 3+1 e magari perché no lo sbocco anche dall'altra mezzala, quindi da Mkhitaryan o Sucic. Dopodiché è un Torino che si abbassa, si dispone con una linea difensiva a 5 e diventa un 5-3-2. Non è una squadra che però si schiaccia completamente nella propria area di rigore, ecco è un baricentro leggermente più alto rispetto a quello che abbiamo visto in campionato contro la Cremonese. Con questo modo ecco, di difendere, naturalmente, come al solito, sarà importante muovere velocemente il pallone, magari, perché no, andare anche un po' a sovraccaricare la corsia esterna, quindi con Bastoni che va in sovrapposizione, ormai è un lavoro che vediamo molto spesso. Qui sarà interessante ecco, la corsia di destra con Bissek Diouf, perché Diouf è uno che non va tanto a dare ampiezza, ma lui si troverebbe anche a piede invertito e quindi tende più ad entrare dentro al campo, creasi scompiglio, però poi è da capire chi andrà in questa zona di campo a dare ampiezza alla manovra dell'Inter. Potrebbe essere Bissek che avanza spesso anche lui per vie interne, magari potrebbe essere chiamato ad un lavoro più a dare ampiezza, o lo stesso Sucic che nella partita contro la Cremonese lo ha fatto tantissimo, seppur era schierato da mezzala sinistra. Thuram e Bonny, ecco, possono essere tipi di attaccanti che possono mettere in difficoltà la retroguardia del Torino, perché la sensazione è stata che il Torino soffre innanzitutto le punte mobili, e in questo caso sarebbero entrambi attaccanti mobili, ma è un Torino che soffre anche il contropiede avversario. In Serie A è la squadra che ha subito più gol da situazioni di contropiede, 6 i gol subiti in totale in queste situazioni, e quindi insomma anche verticalizzare rapidamente, non far risistemare il Torino, poi potrebbe portare i Granata ad essere ecco, non sistemati dal punto di vista tattico e a sfruttare quindi il movimento di Thuram e Bonny, che poi a turno potrebbero attaccare la profondità, quindi non sarebbe escluso che in alcune circostanze troviamo Bonny in contro e Thuram ad attaccare la profondità, in altre magari Thuram può fornire l'appoggio e Bonny può attaccare la profondità, o potrebbe anche ecco, svariare a dare supporto, perché no, alle corsie esterne. Detto questo, come detto, deve essere una partita dove turnover sì, ma senza snobbare. Poi magari a partita in corso, soprattutto col risultato favorevole, potremmo vedere anche qualche giovane dell'Under 23 in campo, non l'escludo, però insomma dal primo minuto deve essere comunque una squadra per ottenere il passaggio del turno. Poi in semifinale sarà contro la vincente di Napoli-Como, però insomma concentriamoci prima di tutto sui quarti di finale. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, sia sul mercato che è stato dell'Inter, se insomma in un certo modo giustificate il comportamento della dirigenza, il comportamento
sul mercato, in virtù del fatto che il mercato di gennaio è sempre un mercato un po' particolare, in virtù del fatto che insomma comprare tanto per non è mai una buona idea, o insomma se anche voi siete delusi, e perché no, fatemi sapere anche la vostra per quanto riguarda la Coppa Italia. Io come sempre vi saluto con un gran bel Forza Inter.